Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, in compagnia di un deck builder, Simone Molaro, che già in passato aveva collaborato con il nostro canale per un primer molto articolato e che ora si ripresenta al nostro pubblico con una build particolare. Lasciato un trono presieduto da un buon re pentacolare, ci spostiamo su un altro scranno, questa volta nei colori Esper, con una nomea di mestizia e disgrazie per gli opponenti che si riconfermano in questa nuova reincarnazione, con il focus tutto dedicato a una meccanica spesso odiata dagli avversari, il life gain. A condurre questo archetipo una leggendaria ben nota nei formati a 100 carte, che porta con sé non tanto odio quanto risentimento per la lentezza con cui procederà nel suo inesorabile avanzare verso la vittoria, solo in apparenza senza muovere neppure un muscolo. Questa volta vi parleremo di Oloro, Ageless Ascetic. Siamo al cospetto di una creatura proveniente dal Commander 2013, molto nota agli appassionati delle DH, capostipite di tutta una serie di meccaniche dedicate espressamente al guadagno dei punti vita, risorse spesso abusate da diverse tech, come vedremo in questo video, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 6 mana, 3 generici e 3 specifici, uno bianco, uno blu, uno nero, abbiamo un soldato gigante con forza 4 e costituzione 5, e ben 3 abilità, di cui una in particolare in grado di attivarsi nella zona di comando. Nella prima abilità abbiamo, all'inizio del tuo mantenimento guadagni 2 punti vita. Nella seconda c'è, ogni qualvolta guadagni punti vita puoi pagare un mana generico, se lo fai pesca una carta e ogni avversario perde un punto vita. Infine nella terza troviamo, all'inizio del tuo mantenimento Oloro, Ageless Ascetic e nella zona di comando guadagni 2 punti vita. Se la combinazione della prima e della seconda abilità ci danno un grande value sia in termini di mero drain effect che di card advantage, è in realtà la terza abilità quella più fruttuosa per questo comandante, soprattutto visto il suo costo di cast, non certo leggero. Se all'inizio di ogni nostro turno, senza colpo ferire, saremmo certi di guadagnare sempre almeno 2 punti vita per il semplice fatto di avere il generale parcheggiato nella zona di comando, ci dà ampi margini di manovra per costruire un gameplay basato sulle meccaniche di life gain, spesso molto potenti in questo color pie. Ci si aprirà, come vedremo in questo primer, un mondo di possibilità grazie ad Oloro Ageless Ascetic, che pigramente accomodato sul suo trono di pietra non dovrà fare altro che alimentare i nostri punti vita, pronto a scendere in campo, così da schiacciare con le sue mani ogni tipo di opposizione. Con questo Oloro Ageless Ascetic e la sua fonte garantita di punti vita aggiuntivi, avremo sempre la certezza di poter utilizzare al meglio i 25 iniziali offerti dal formato, per tutta una serie di vantaggi e strategie che in questo color pie abbondano. La lista sarà settata al meglio per avvantaggiarsi della combinazione tra Aeraflux Reservoir, Bola Citadel e Jace Wizard of Mysteries, in una combinazione di vantaggio carte assurdo, effetti di guadagno vita dal cast delle nostre magie, fino a raggiungere il completo automill, con tutta una serie di carte di contorno. Queste 3 carte sono molto potenti, ma non certo facili da trovare tra il 99, però, grazie al nero e ai punti vita guadagnabili con il generale e a carte come Necropotence, Yawgmoth Bargain e Hard Mausham, avremo la certezza di scavare a fondo nel grimorio in cerca di quel che ci serve. Non è poi da disdegnare il value offerto dalle prime 2 abilità di Oloro, ma farlo uscire dalla zona di comando non è affatto facile. Ecco perché una parte consistente della lista si preoccupa di aumentare il mana a disposizione attraverso un nutrito comparto di sassi: Arcane Signet, Azorius Signet, Dimir Signet, Fellower Stone, Geoled Amulet, Lotus Petal, Mox Opal, Talisman on Dominance, Talisman on Hierarchy e Talisman on Progress. Purtroppo i colori Esper non permettono altro che per avanzare sulle fonti di mana, ma con gli effetti offerti da Cabal Ritual e Dark Ritual abbiamo comunque qualche chance in più per castare il generale, molto prima del sesto turno, dandoci così ulteriori tech per pescare o colpire l'avversario. Scarseggiamo negli effetti di ramp, ma siamo bravi a scolpire la pila grazie a un pacchetto di cantrip invidiabile con Brainstorm, Opt, Gitaxian Probe, Ponder, Preordain e Serum Vision, che ci aiuteranno a scavare nel grimorio in cerca di quello che ci darà modo di assemblare una delle nostre chiusure. A queste ottime soluzioni affiancheremo una carta, l'Hymnus Vault, che ben sinergizza con i nostri effetti life gain, permettendoci di esaminare buona parte del nostro grimorio in cerca del pezzo giusto per soverchiare l'avversario in un sol colpo. Inoltre avremo a disposizione una buona scorta di tutori tra Enlightened Tutor, Muddle Mixture, Dark Petition, Green Tutor, Profane Tutor, Solve Equation e Transmute Artifact, che riescono a coprire più o meno bene tutte le esigenze, a cui affiancheremo una delle nostre poche creature presenti nella lista, Spellseeker. Tra tutte queste opzioni spicca Muddle Mixture, che con la sua abilità Transmute ci offre un effetto difficile da bloccare da parte del nemico, per cercare una serie di carte perfette per chiudere i giochi in modo subdolo, come il più astuto dei combattenti a base Esper. Finora abbiamo decantato Oloro Ageless Ascetic e le sue abilità e il suo color pie pieno di tech e tutori potenti come Muddle Mixture, ma tutto questo deve essere finalizzato a qualcosa di epico e beffardo, andando oltre il semplice life gain. Come accennato in precedenza, una delle nostre chiusure passa per Jace Wizard of Mysteries, che grazie al suo +1 e all'abilità statica ci potrà offrire al suo ingresso la possibilità di vincere senza passare dalla combat, ma avremo bisogno di almeno un'altra carta tra Demonic Consultation e Tainted Pact per garantirci questo risultato all'istante.
Queste due carte provenienti dal passato ci potranno svuotare il grimorio sfruttando le pieghe del loro ruling complesso, nominando qualcosa che non abbiamo nella pila, facendola scartare in blocco così da offrirci su un piatto d'argento di soddisfare le condizioni del nostro viandante. Per soddisfare questo piano ci servono però una serie di protezioni a partire da qualche scartino, Duress, Inquisition o Kozilek e Tuxize, così da evitare repliche moleste a questi eventi, che sono anche facilmente bloccabili da determinati colori. Ci verranno ovviamente in soccorso i counter, puntando in particolare su quelli che non costano mano o che sono specifiche per le carte che ci possono fermare mentre assembliamo una delle nostre chiusure, con Counterspell, Force of Will, Mana Leak, Meltdown Misstep, Miscalculation, Pact of Negation, Spell Pierce e Swan Song. Dovremo sempre muoverci con cautela, tenendoci open quanto basta perché ogni replica del nemico venga fermata, altrimenti rischieremo di morire da soli se le cose non andassero per il verso giusto. Per rimuovere i permanenti pericolosi per la nostra azione sfrutteremo qualche carta ad abbio Spectrum e Sword to Prusher, Prismatic Ending e Vindicate, ma saranno poche le casistiche in cui ci muoveremo con accanimento verso specifici target. Per noi sarà sempre preferibile pulire l'intero board, così da avere più tempo per costruire il nostro piano di gioco, sfruttando carte come Cyclonic Rift, Damn e Toxic Delage. Quest'ultima quasi mai un problema, visto che avremo spesso punti vita in eccesso da investire in questa magia. Nonostante le tech offerte dal generale introdurremo qualche elemento per pescare in più con Windfall e Dark Confidant a supporto del nostro gameplay principale, così da avere sempre carte buone in mano con cui contrastare l'avversario nei momenti chiave del match. E per frenare chi tenta di fare value utilizzeremo due vere bombe in tal senso, Hullbreacher e Notion Thief, così da spegnere effetti di card draw aggiuntivi che alla lunga potrebbero metterci in crisi, visto che siamo piuttosto lenti a costruire la nostra azione. Fanno da contorno alcune carte buone per ogni stagione, Snap, PD Needle e Snapcaster Mage, non direttamente collegate alla strategia del mazzo, ma pur sempre utili a darci il vantaggio necessario tra le 1000 possibili situazioni che si presenteranno all'orizzonte. C'è poi un'ultima carta, non certo messa a caso tra le 99, Time Spiral, che in determinati contesti ci può salvare dalla morte certa, rimescolando il cimitero nel grimorio e replicando qualche tech in grado di farci pescare in risposta al nostro automill, così da darci ancora una speranza di successo. Infine, a colorario del nostro piano di gioco aggiungiamo qualche viandante, con Jace Blind Prodigy, che si trasformerà ben presto in Jace Telepath Unbound, Narset Parter of Vase e Teferi Time Reveler, così da avere ulteriori armi di controllo della partita, assicurandoci vantaggi e vittorie a profusione. Il motivo principale che ha portato Simone Molaro a costruire una lista dedicata a loro Ageless Ascetic nasce dal desiderio di sfruttare al massimo alcune carte nel nero, Necropotes e Yawgmoth Bargain, in particolare che offrono enormi vantaggi in cambio di cospicui sacrifici in punti vita. Tutto è partito da una prima lista giocata da un altro player, Francesco Belvedere, quando ancora il formato MTGO era seguito assiduamente dalla casa madre. Poi, a furia di adeguamenti e ottimizzazioni, oltre dei generosi contributi attraverso gli ultimi Unbundle Centurion, si è arrivati alla lista attuale. Questa build in particolare prova a risolvere un problema annoso che subiscono i combo deck, quello di venire presi d'assalto dagli Argor del formato, mentre sono tutti intenti a cercare le carte adatte per chiudere, morendo spesso miseramente sotto i colpi debitanti del nemico. Sfruttando l'ampio arsenale dei colori Dimir tra tutori, scartini e counter, con ben poche carte ad appandaggio del bianco in questa lista, il nostro loro Ageless Ascetic proverà a imporre il suo gioco, con una calma solo all'apparenza fuori luogo. Visto l'approccio ipotizzato da Simone Molaro per questo loro Ageless Ascetic, che contiene al suo interno diversi piani d'azione, è chiaro che avremo sempre un gameplay variegato e sfuggente per gli avversari che oseranno affrontarci. La prima chiusura passa per Reflux Reservoir e Bolas Citadel, che saranno ottimamente supportate da Necropotes e Yawgmoth Bargain, che ci permetteranno di sfilare dalla cima carte non castabili, aumentando così a dismisura lo Storm Counter, così da raggiungere il limite dei 50 punti vita per spararli con il serbatoio. Un secondo approccio al gioco passa da Demonic Consultation e Titan Pact, chiudendo di automill con Jace Wielder of Mysteries, ben supportati da Snapcaster Mage e Jace Wild Prodigy, spesso bistrattati, ma qui molto utili per recuperare dal cimitero una di queste magie, nel caso subisse l'aid del nemico. Infine, come lock di riserva, che possiamo tranquillamente annoverare tra i modi con cui agguantare il match, passa per gli effetti di Will offerti da Windfall e Time Spiral, combinati con pali quali Narset Parter of Vase, Hullbreacher e Notion Thief, che svuoteranno la mano del nemico rendendolo praticamente inerme alla nostra azione. Insomma, avremo diversi modi per far impazzire i nostri opponenti con loro Ageless Ascetic, eppure a prima vista sembrerà così pacifico questo gigante comodamente seduto, quasi disinteressato alla fine che faremo fare agli avversari in ogni occasione. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo a comprendere come questo archetipo basato su loro e Ageless Ascetic si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Gli aggro deck sono facili prede per il nostro generale, sia per gli effetti di life gain incorporati, sia se riusciremo a fretta a metterlo in campo, proponendo un bittante di gesto che farà da muro per il nostro piano di gioco.
Verso i mazzi che puntano a controllare il match proteggendo poche creature specifiche come Geist e Saintraft, si possono salvare solo gli strumenti di card advantage che ci possono permettere un numero maggiore di risposte rispetto a questi avversari e qualche chance in più di superare la china. Verso i combo deck vale la vecchia regola del chi parte prima spesso vince, anche se con le accelerazioni offerte dai nostri sassi e dai riti, in combinazione con le carte che ci offrono value, abbiamo possibilità maggiori di portare a casa con consistenza risultati positivi. Sul fronte degli upgrade, almeno per il momento, Simone Molaro ha fatto tutto il necessario per sfruttare al meglio l'oro Aegis Ascetic e il suo potenziale nella zona di comando, inserendo tutto quello che il formato permette sul fronte del value e delle combo. L'unico cruccio arriva da una carta che però costringe a un esborso economico veramente elevato, Time Twister, che andrebbe a sostituire Time Spider, ma si tratta più di uno sfizio che difficilmente il nostro deck builder potrà togliersi nel breve periodo. Di certo abbiamo un color pie e delle meccaniche che vedranno sempre di buon occhio delle aggiunte provenienti dai nuovi set, ma si tratterà più di scelte di contorno visto il power level complessivo sul fronte del card advantage che siamo in grado di mettere in campo con questo comandante. Ancora una volta siamo giunti alla conclusione di questo primer. Ringraziamo Simone Molaro per averci svelato tutte le tech presenti in questa build, capitanata da una delle icone dei formati a 100 carte, che non vedeva l'ora di farsi largo anche tra i compagini del Centurion. Se amate i colori esper e volete un piano di gioco che possa sfruttare al meglio le carte nere del passato, questo loro Aegis Ascetic potrebbe fare al caso vostro, purché mettiate in conto di farvi odiare dai vostri avversari, anche a dispetto dei risultati che otterrete tra i tavoli del formato. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea.